saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un gruppo che, pur con un'attitudine poco seria, riesce a incidere benissimo col suo power metal sinfonico e melodico. Di solito il metal della branca più epica è associata a una serietà assoluta, come se chi lo suonasse sentisse davvero dentro di sé le storie di battaglie, imprese e simili narrate nei testi. Tuttavia non deve essere per forza così. C'è anche chi affronta il genere in maniera più rilassata, a volte persino in maniera parodistica. Da questo punto di vista i nostrani Nano War of Steel fanno scuola. Una scuola a cui è probabile appartengano anche Hans e Walter. Progetto nato nel 2024 in Svezia, ha già idee molto chiare, come dimostra il loro esordio di Legend of the Oaken Source. Uscito lo scorso 23 aprile, è un disco che a sentirlo senza sapere nulla può apparire serio. Di sicuro lo è il power metal sinfonico del gruppo. Riesce ad avere una grande epicità grazie a melodie molto orecchiabili e a una componente orchestrale semplice, poco pomposa, a cui a tratti si unisce anche qualche influsso folk. L'attitudine però appare poco seria, tanto che il gruppo può ricordare gente come Twilight Force o Glory Hammer. E non solo a livello stilistico, ma anche per qualità. Tra la voce di Hans Terzo, profonda e piena, e un comparto musicale studiato al meglio per incidere, The Legend è un disco davvero di grande intrattenimento, con tanta sostanza e davvero poco di criticabile. L'unico difetto è la scaletta breve, con solo 6 canzoni effettive, più 4 intermezzi parlati. Di musica così ne vorresti di più. Si tratta di un suono che, pur non inventando nulla, riesce comunque a incidere molto bene. Nonostante la giovane esistenza del progetto Hans e Walter, il gruppo si dimostra già consapevole all'estremo dei propri mezzi, di ottima qualità. Il songwriting si rivela di alto livello lungo tutto il disco, specie per quanto riguarda il comparto melodico e l'epicità sprigionata. Insieme consentono alla musica del gruppo di stamparsi in mente già con pochissimi ascolti. La miglior dimostrazione di ciò è In the Name of the Oak. Si rivela il pezzo più catchy del disco, col suo ritornello quasi dance, accompagnato dallo spazzoso balletto nel videoclip. Super cantabile e ha una struttura che lo sorregge bene. Ma anche quasi tutto il resto colpisce alla grande, come per esempio Warriors Without a Quest. È semplice, è lenta, ma davvero epica, grazie alle sue venature sinfoniche. Oppure c'è The Stranger, epicissima con una melodia di base semi-folk davvero d'impatto. Ancor più folk e vicina agli Hellstorm è la conclusiva Flat the Pirate, in cui Hans e Walter dimostrano ancora quanto riesca bene loro giocare sul semplice. Arrivati a questo punto, cos'altro si può dire? The Legend of the Oaken Source è puro divertimento. Riesce a essere al tempo stesso epico, efficace e a strappare sorrisi e allegrie. Certo, forse non è adatto a quei puristi che al metal di questo tipo cercano serietà a tutti i costi, ma se invece puoi gradire anche qualcosa senza alcuna ambizione se non intrattenere, lo troverai in questo esordio grandioso. Il consiglio allora può essere uno solo: scopri il magico, fantastico ed esilarante mondo di Hans e Walter. Voto di Heavy Metal Heaven 91 su 100. Per oggi abbiamo finito. Ti abbiamo intrigato a proposito del gruppo svedese? Dicelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nuovi contenuti pubblicati ogni settimana. Seguici infine su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!